Ciao amici del bosco, lo sapete che si può utilizzare la cenere nell'orto? Vedete, la distribuisco come se fosse parmigiano sopra la pasta. Ecco, questa è una buona immagine che vi aiuta a mettere la giusta quantità di cenere. In questo video vediamo tutti gli usi della cenere, ma anche tutte le precauzioni che dobbiamo avere. La cenere che utilizziamo è quella che produciamo nelle nostre stufe e nei nostri camini, quindi bruciando della buona legna. Non si può fare una cenere da mettere nell'orto se stiamo bruciando, cosa tra l'altro sempre sconsigliabile, dei materiali già trattati. Si può utilizzare anche la cenere prodotta dalla combustione della carbonella, quindi dal carbone vegetale, e non si deve invece assolutamente utilizzare cenere se prodotta da carbon fossile, perché in quel caso abbiamo la presenza di metalli pesanti che potrebbero fare danni. Andiamo a vedere come ci può essere utile nell'orto questa materia grigia e leggera. La cenere è utile nell'orto e può essere addirittura considerata un fertilizzante perché contiene fosforo, potassio, magnesio e anche molto calcio, quindi possiamo utilizzarla per aggiungere questi elementi. Non possiamo considerarla però un fertilizzante a tutto tondo perché mancano degli elementi fondamentali come l'azoto. In realtà questi nutrienti non sono immediatamente disponibili per le piante perché hanno bisogno di una rielaborazione da parte della microbiologia che vive nel suolo. In genere infatti la cenere si aggiunge prima del periodo del raccolto, in modo che ci sia questo periodo di trasformazione all'interno dello stesso suolo. Dare direttamente la cenere nel suolo può essere controproducente perché dobbiamo conoscere una sua caratteristica molto importante, che è quella di modificare il pH del suolo. Infatti, essendoci molto calcio, tende ad alzare il pH del suolo e se noi abbiamo già un suolo alcalino potremmo arrivare a dei numeri non più compatibili con appunto una buona coltivazione. Quindi al contrario possiamo dire che quando abbiamo un suolo un po' acido e vogliamo alzare il suo pH possiamo aggiungere della cenere. In generale comunque la cenere va aggiunta in piccole quantità, dobbiamo dare il tempo alla terra di assorbirla e poi dobbiamo considerare un altro fattore importante: la cenere contiene sali minerali. I sali minerali fanno aumentare la salinità fino addirittura a far diventare il suolo inospitale per la vita, quindi se esageriamo con la cenere in realtà arriveremmo a non avere più un suolo coltivabile. Quindi ci è utile, ma bisogna essere veramente molto prudenti nel suo utilizzo. Quindi la si può aggiungere per esempio ogni tanto, magari non in tutti i cicli colturali, la mettiamo soltanto qualche volta e sempre facendo attenzione a non metterne troppa. Come indicazione generale vi posso dire all'incirca 100 grammi per un metro quadrato di suolo, ma un'indicazione veramente molto generale. Per sapere cosa fare dovresti prima di tutto calcolare il pH del vostro suolo. Quando la distribuite direttamente sul suolo lo dovete fare in maniera molto leggera, quindi vi faccio vedere un trucchetto che ho imparato da Pietro Isolan di Orto da Coltivare, che è quello di utilizzare un vaso usato di questi con i quali si acquistano le piantine al vivaio. Ha questi buchetti laterali che sono l'ideali, vedete, per fare un po' un effetto setaccio, quindi in questo modo io riesco a dare una spolveratina dove voglio io. Oppure potete utilizzare un vecchio setaccio se preferite. La cenere andrebbe integrata all'interno della terra, quindi il momento migliore per inserirla è quando state facendo la lavorazione. C'è un modo migliore che io vi consiglio per valorizzare questo rifiuto delle nostre case, ovvero inserirla nel compost. L'aggiunta di cenere va bene per tutti quegli ortaggi che hanno appunto bisogno degli elementi e microelementi di cui è ricca. Abbiamo detto il potassio, il fosforo. Ricordiamo che ci sono anche microelementi come il ferro, il rame e lo zinco che ci possono essere utili. Quindi gli ortaggi che possono crescere meglio con l'aiuto della cenere sono i pomodori, i peperoni, le patate, quindi abbiamo parlato di tutte le solanacee, il finocchio per esempio, e ci sono insomma diversi ortaggi che lo gradiscono. Va assolutamente evitata per quelle coltivazioni che invece hanno bisogno di un terreno acido, quindi le piante acidofile naturalmente non gradiranno un elemento che va ad alzare il pH. Eccoci alla mia compostiera. Ecco il compost
beneficia della nostra cenere. Quindi uno dei modi migliori, se vogliamo restituire un po' di questi nutrimenti alla terra, è facendola passare dal compost. Anche in questo caso parliamo di piccole quantità di cenere, utilizzo sempre il vasetto per spargerla bene, se ne mette al massimo 1 chilo, 2 in un metro cubo di materiale, quindi insomma non mezzo contenitore, ma un bel contenitore pieno. In questo modo stiamo comunque dando cenere al suolo, perché tutti gli elementi che stiamo inserendo rimarranno in questo composto che poi andremo a mettere sulla nostra terra. I microelementi però vengono trasformati dai microorganismi che vivono qua dentro in modo tale da renderli poi proprio disponibili per le piante. Di recente ho parlato anche di biochar, quindi un breve chiarimento per capire le differenze che ci sono tra il biochar e la cenere, visto che entrambi vengono da un processo di combustione. La cenere è una combustione quasi completa. Qui all'interno di questa polvere non abbiamo carbonio, che è esattamente il contrario di quello che avviene con il biochar, dove interrompiamo la combustione e abbiamo proprio un carbonio fissato, fermo, che possiamo inserire nel suolo e rimarrà lì stabile. In questo caso invece il carbonio l'abbiamo già tutto trasformato, si trova ormai in atmosfera. Anche questo per me è un luogo di compostaggio e quindi vado ad aggiungere tra gli altri ingredienti, ovvero il secco e l'umido, anche la cenere. Tra l'altro la cenere è molto utile quando abbiamo nel compost parecchi resti di agrumi che, come sappiamo, sono un po' acidi. Allora la cenere ci aiuta appunto a compensare l'acidità. Vedete, la distribuisco come se fosse parmigiano sopra la pasta. E abbiamo visto un altro modo per integrare al suolo la cenere. La cenere è molto utile anche quando si allevano delle galline. Avrete sentito parlare del bagnetto di cenere, le galline lo adorano e quindi nel pollaio o comunque nel luogo dove stanno le nostre galline è bene mettere appunto questa buchetta, questo contenitore con la cenere, magari mischiato anche con la sabbia, e le galline andranno spesso là proprio a rotolarsi in questa cenere, a farci un bagno dentro. Questo gli è molto utile, loro lo sanno bene evidentemente, per gestire i parassiti, perché la cenere ha questa caratteristica, se la guardassimo al microscopio vedremo delle piccole scagliette taglienti che vanno a danneggiare e quindi ad uccidere i parassiti come gli acari o le pulci che si trovano nelle galline. Un altro utilizzo della cenere nell'orto è come difesa, come barriera contro le lumache e le limacce. Vi faccio vedere come mettere la barriera, ma lo faccio a scopo dimostrativo perché tanto ormai gli ortaggi sono grandi, le lumache si sono già mangiate tutto quello che volevano, quindi ormai serve a poco. Si va a fare una barriera larga circa così una decina di centimetri, ok, lungo tutto il perimetro dell'orto che volete difendere, largo 10 centimetri. Questa barriera fisica è invalicabile alle lumache, perché se loro la attraversassero il loro corpo rimarrebbe intriso di questo materiale che è disseccante, quindi fino a che non è bagnata, perché quando poi si bagna la cenere perde questa caratteristica, protegge dalle limacce. Chiaramente non si può esagerare nella quantità di cenere da mettere nell'orto, quindi anche in questo caso la possiamo mettere una volta, ma non ripetere troppe volte questo trattamento, altrimenti andiamo poi a danneggiare il suolo. Quindi questo rimedio va integrato con gli altri. Ho fatto un video su questi altri rimedi, per esempio la polvere di caffè è un altro repellente per le limacce, magari la volta successiva aggiungete polvere di caffè invece di cenere. Oppure mettete gusci d'uovo tritati, anche quelli danno molto fastidio alle lumache. Oltre che nell'orto, la cenere ci può essere molto utile anche a casa. Un tempo era preziosissima per lavare un sacco di cose, tra cui la biancheria. Si faceva il ranno, praticamente si immergevano le lenzuola per farle sbiancare in un'acqua formata da cenere appunto e acqua bollente. Si chiamava ranno questo composto che ne usciva fuori e che serviva per sbiancare. Oggi cose del genere non le facciamo più, però ci può ancora essere utile anche per altri tipi di pulizie a casa. Comunque in questo video ci siamo concentrati sugli utilizzi nell'orto. La cenere è un fertilizzante, contiene cioè degli elementi che sono utili alla terra, ma va
usata con grande attenzione. Innanzitutto conoscendone la provenienza, non rischiamo di mettere cenere che viene magari da processi o da materiali non puliti e quindi andiamo ad inquinare il suolo. Questa è la prima cosa importante da ricordare. Mettiamone poca perché il suolo ha necessità di rielaborarla per trasformarla appunto in materie assorbibili dalle piante, e soprattutto mettiamola insieme ad altri materiali, quindi molto bene se possibile farla decomporre nel compost. Se la mettiamo direttamente a terra aggiungiamo anche un letame o altro compost pronto, insomma materie fertilizzanti che insieme alla cenere faranno un buon nutrimento per la nostra terra e per le nostre verdure. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi piace il Bosco di Oggigia sosteneteci, un vostro like è fondamentale per noi, lasciate anche dei commenti su quelli che sono i temi che vorreste che affrontassimo in futuro, così noi prendiamo spunto e cerchiamo di fare il più possibile. Grazie sempre di seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siamo cuscus, che l'agario dice il vero, dipende